Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Questa sera vi farò una ricetta carina Con tanti ingredienti. con tanti ingredienti che mi è venuta in mente perché quella birba di mia nipote non mangia la verdura, ma le frittatine, le crepe se le mangia e come. Allora ho pensato, adesso la imbambolo io e ti faccio vedere. Povera Stella. No, farò delle crepe alle verdure, ma non ripiene di verdure proprio. Le farò in due tipi. Cioè il guscio, Esatto. proprio la crepa, non Proprio la crepe fatta con le verdure dentro, carina, quindi anche colorate. molto colorate. Una sarà gli spinaci, potete prenderli anche surgelati, come vedete questi sono congelati e surgelati, insomma più o meno non è la stessa cosa, lo sappiamo tutti, però comunque da freezer, ok? Ecco. E delle carote fresche. Poi abbiamo bisogno, quanto? 350 di spinaci, 350 di carote. Poi abbiamo bisogno di uno spicchio d'aglio per gli spinaci, una cipollina fresca o comunque va bene anche una cipolla normale, se non avete quella di tropea, una cipolletta piccola per quella con le carote. Poi abbiamo bisogno di 3 uova, 5 cucchiai di farina. Farina che tipo? 00? La farina zero sarebbe meglio. Perfetto. Poi se volete mettere anche quella integrale va bene, va benissimo, insomma, anzi anche meglio secondo me. Un po' di pepe, poco perché per i bambini, se no per i bambini non mettetelo proprio, per i grandi mettetelo perché ci sta bene. Un po' di sale, quindi un mezzo cucchiaino di sale e un pochino di parmigiano reggiano grattugiato. Ora, la prima cosa da fare è questi sono gli ingredienti per imbottirle poi, ecco. ok, perché lui subito col dito. Philadelphia Light e prosciutto cotto. Dicevo, la prima cosa da fare è andare a pulire le carote e andare a scottare i nostri spinaci. Quindi gli spinaci, un filo d'olio e uno spicchio di aglio, e le carote a crudo le andremo poi a frullare con il nostro mixer. Allora, abbiamo frullato le verdure, come vi ho detto prima, la carota con la cipolla, gli spinaci gli ho dato comunque una ripassata in padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio e un pochino di sale. E adesso andiamo a preparare il composto per le nostre crepe, che poi andremo a dividere in due ciotole, e ovviamente ad una uniremo le carote e all'altra uniremo gli spinaci. Abbiamo bisogno di 3 uova, come vi ho detto prima, 5 cucchiai di farina, mezzo cucchiaino di sale, pepe se volete, se non le fate per i bambini, una manciata di parmigiano reggiano e basta così. Allora, andiamo subito. Io lo faccio nel mixer, ovviamente se voi avete un frullatore ad immersione va benissimo lo stesso, ragazzi. Le fruste elettriche, insomma, voglio dire, ci sono tanti modi, Ecco qui. Mettiamo la farina. Eccola qui, mettiamo il parmigiano, Il sale. mezzo cucchiaino di sale. Tu ce lo metti il pepe? Io ce lo metto perché questa sera la bimba non c'è, Certo. se no non l'avrei messo. Il pepe bianco che per noi è più profumato, e quindi andiamo a far montare il tutto e poi lo dividerò in 2 ciotole, come vi ho detto prima, una con le carote e l'altra con gli spinaci. Allora, come vedete abbiamo diviso l'impasto. A questo punto andiamo semplicemente a mescolare. Ho messo una padella sul fuoco ad arroventarsi. Adesso con un goccino d'olio appena appena andrò ad ungerla.
Quindi ci vediamo sui fornelli. Ci vediamo sui fornelli. Eccoci sui fornelli. Abbiamo messo un pochino d'olio, un mezzo cucchiaio più o meno. E adesso andiamo a mettere il nostro impasto. Mi raccomando, lo stendiamo ben bene con una spatola, perché come vedete è bello consistente. Lo facciamo cuocere bene da un lato, quindi diciamo un circa 3 minuti a fiamma medio alta, e poi lo giriamo delicatamente dall'altro. Facciamo così per tutte quante le nostre crepe. Ci vediamo a crepe fatte. Ci vediamo a crepe fatte. A questo punto le andiamo a riempire. Intanto vi faccio vedere come riempire quella agli spinaci, ma guardate quanto sono carine. Sì, molto carina. Prendo un cucchiaino, mi aiuto e metto il Philadelphia. Ops, ecco qua. È caldo. Vabbè. E vabbè, dopo puliamo anche per terra, tanto l'avrei fatto comunque. Quindi. Succede anche questo in una cucina. Assolutamente sì. Poi metto il prosciutto cotto. Quello Ma- sottovuoto non si stacca mai? No, no, Ah, no, ci invece sei no. riuscita. Potete farlo esattamente con quello che volete, e le vado ad arrotolare. Guardate quanto sono carine. Ma che meraviglia, ragazzi. Intanto raccolgo il cucchiaio e lo metto nel lavandino. Ci vediamo per quella... Per Quella di carote? Sì. Un'esplosione di colori, sono bellissime. E anche di sapori. Sì, quello non ho dubbi, ma ancora non ho assaggiato. E infatti sto andando a prendere coltello e forchetta. Quale vuoi? Quella con le carote o quella con gli spinaci? Io sono curioso di assaggiare quella con le carote. Ok, pronti. Che si inventa Poi uno. guardate Come sono soffici. come sono belle ripiene. Certo, prosciutto cotto e Philadelphia Light. Assaggia un po'? Che dici? È buonissimo. Hai visto? Ah. Tutto per i nipoti. Io che non sono un amante delle carote, ma questa è veramente buona. Poi è veloce come ricetta. Sì, assolutamente. Sì, Basta avere il mixer e un attimo. un po' di tempo su fornelli, quindi farà un pochino Vabbè, caldo, però male. è una splendida idea sia per i bambini ma anche per i grandi. Sì, sì. Qualcosa di colorato e diverso per le serate estive. Ragazzi, provate a fare questa ricetta perché a me è piaciuta veramente tanto. Diteci la vostra, commentate, condividete e se dovete criticare che siano critiche costruttive. Grazie. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao ciao.